Buongiorno amiche, eccomi qua da Ginevra in connessione con Alessandra da Milano. Le ho chiesto di essere qui con noi oggi per presentarci il suo bellissimo progetto. Prima di passarle la parola però voglio dirvi che Alessandra è un po' speciale per me perché di fatto è mia cugina acquisita. Alessandra infatti aveva sentito, non l'avevo mai conosciuta, ma lei aveva sentito parlare di me, sapeva che insomma che vivo in espatrio, e quando il suo progetto è arrivato a maturazione ha deciso di contattarmi ed è stato così che ci siamo conosciute di persona. Ci siamo incontrate a Milano, è stato un incontro bellissimo, il suo progetto mi ha entusiasmata, voglio darle tutto l'appoggio possibile e adesso le chiedo appunto, Alessandra, ciao, Ciao. di raccontarci un pochettino. Allora, inizia magari appunto spiegando un po' chi sei e la tua esperienza di espatrio. Benissimo, allora ciao, io sono una mamma di 3 bambini, innanzitutto, e qualche anno fa, per il lavoro di mio marito, abbiamo avuto la possibilità da Milano di espatriare a Parigi. Abbiamo fatto quindi questi 4 anni a Parigi, per me prima volta di espatrio, ero sempre rimasta a Milano, radicatissima nel mio quartiere, e non pensavo che un'esperienza del genere potesse fare il caso mio. Pensavo che fosse più che altro una cosa un po' che potesse crearmi più stress piuttosto che beneficio inizialmente, come paura. Invece ho scoperto un mondo bellissimo che è quello proprio del mettersi alla prova in un contesto che non è il proprio, uscire dalla propria comfort zone e testarsi su nuove persone, nuovi ambiti, tutta questa novità in famiglia sicuramente è una cosa abbastanza forte da vivere, anche se in una città facile, possiamo dire, come Parigi, insomma non è certo un espatrio in territori ostili. Però in ogni caso è stata un'esperienza che mi ha fatto molto crescere. Quindi da un certo punto di vista sicuramente inizialmente c'è stato un po' il disorientamento davanti a un qualcosa di sconosciuto, pur avendo io alcuni amici già a Parigi che mi hanno aiutato nella fase iniziale, però in ogni caso la novità crea una certa sorta di disorientamento, di confusione, non sapere all'inizio niente, i quartieri in cui andare a vivere, dove mettere i bambini a scuola, quali attività farli fare, insomma era tutto da costruire. E pian piano tutto questo diventava sempre più sfidante e divertente anche da mettere in pratica, finché dopo poco, devo dire dopo un mese, 2 mesi, mi sentivo già di nuovo nella mia comfort zone, mi sentivo di nuovo a casa, mi sono ricostruita in breve tempo il mio equilibrio e ho iniziato a godere proprio dei benefici dell'essere un espatriato, per cui primo fra tutti il fatto di far famiglia moltissimo con gli altri espatriati, quindi sei lontano dalla tua famiglia di origine, ma sei tu come famiglia che sei un nucleo che anzi diventa ancora più forte perché stai vivendo insieme un'avventura e fai famiglia con tutti gli altri e quindi non ci sono i pranzi della domenica a casa dei nonni, ma c'è il picnic con gli amici e quindi tutto questo, l'appoggio che ci si dà reciproco è una cosa che ti arricchisce molto e ti Mhm. arricchisce conoscere persone che arrivano da espatri magari lunghi in paesi veramente diversi e tutti questi racconti, queste esperienze ti fanno capire insomma che c'è tutto un mondo a parte, Mhm. oltre a Milano, c'era tutto un Certo. grande mondo che Mhm. non conoscevo e che mi aspettava. Senti, e il tuo progetto, diciamo il seme del tuo progetto, in effetti è nato un po' da un'amicizia, è nato da una Nato cooperazione da tra un'amicizia, amiche. è nato da un'amicizia nuova, proprio legata a questo senso di famiglia che si fa lì, perché Francesca, una delle mie altre socie, l'ho conosciuta proprio alla scuola italiana di Parigi dove mandavamo i nostri figli e si è creato subito un feeling istantaneo. Lei è di Padova e anche lei è espatriata, ci siamo subito sentite in famiglia e anche lei aveva quest'idea di creare dei servizi per le famiglie italiane. L'altra mia socia è Federica, che invece era un'amica d'infanzia di Milano, che non vedevo da una vita e tramite Facebook, la bellezza di questi social è questa, effettivamente ci siamo ritrovate a Parigi
e avevamo avuto la stessa idea di iniziare facendo un blog per famiglie italiane a Parigi, quindi che cosa fare a Parigi con i bambini. Abbiamo quindi iniziato io e lei, un periodo molto divertente perché creare un blog che parli di Parigi voleva dire girare come delle pazze per la città, testare sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri figli tutto quello che si poteva fare e poi scrivere. Quindi per un anno io e lei ci siamo veramente buttate a capofitto in questo progetto e poi insieme a Francesca abbiamo deciso di dare anche proprio dei servizi e quindi creare la nostra agenzia che si chiama Ama proprio perché nasce dall'agenzia di Andiamo Mamma che era il blog e quindi è nata l'agenzia. Ti interrompo un attimo perché mi è venuta in mente una cosa di cui forse non abbiamo neanche parlato quando ci siamo incontrate. In realtà io avevo sentito parlare di Andiamo Mamma, una persona che è stata mia cliente mi ha parlato di Andiamo Mamma e mi diceva, appunto, mi raccontava un pochettino il progetto e io ero anche andata a vedere, avevo detto ma che carino e tutto quanto e non avevo la più pallida idea che ci fosse una mia cugina dietro, ma queste sono cose che succedono in questo mondo grande ma molto piccolo. Bene, quindi diciamo dopo il blog è venuta l'agenzia. Dopo il blog è venuta l'agenzia in cui abbiamo detto cerchiamo di dare agli altri il servizio che avremmo voluto avere noi nel momento in cui ci siamo trasferite. Quindi quel senso di disorientamento e di confusione cerchiamo di colmarlo perché non tutti hanno la fortuna di avere degli amici nelle città in cui arrivano. Certo. E quindi cerchiamo di essere noi le amiche, tra virgolette, per le famiglie, perché il nostro focus è quello, vogliamo distinguerci insomma dalle altre relocation. Quindi il nostro obiettivo è quello proprio di aiutare le famiglie italiane a districarsi col minimo stress possibile nell'arrivo nella nuova città, per cui possiamo aiutarli nella ricerca della casa, delle scuole, ma anche di tutte quelle altre attività collaterali che uno deve mettere in piedi per i figli e per se stesso anche, che possono andare dalle attività extrascolastiche, i corsi di italiano se uno non frequenta la scuola italiana, i pediatri a cui rivolgersi, quindi, o anche tutte quelle iscrizioni noiosissime burocratiche all'AIRE piuttosto che alla CAF che dà tutti gli aiuti alle famiglie. Quindi tutte queste cose uno non le sa quando arriva e ci possiamo essere noi che aiutiamo in questo senso. Bellissimo. Senti, io so però che appunto il tuo progetto adesso non è più soltanto su Parigi, ma si sta espandendo. Raccontaci un pochino cosa è successo quando ad un certo punto l'orologio dell'espatrio ha detto stop e sei dovuta rientrare a Milano. Ahimè, a parte i pianti che non ti so raccontare, tanto li sai benissimo, a un certo punto sì, siamo dovuti tornare a Milano, io per il lavoro di mio marito, Federica invece perché lo ha deciso, ha sentito il richiamo della foresta ed è voluta tornare. Invece Francesca è rimasta lì e allora ci siamo dette cosa facciamo per creare una situazione che stia al passo con questi cambiamenti. Abbiamo deciso di ampliare le città su cui intervenire, proprio anche beneficiando del fatto che io e Federica fossimo nel paese di partenza delle famiglie, perché noi aiutiamo le famiglie italiane, per cui il fatto di essere qui poteva essere in realtà un vantaggio. A questo punto il concetto è di avere non più solamente Parigi, quindi Francesca e Michela, che è un'altra mamma che ci aiuta a Parigi, ma di avere delle mamme, le abbiamo chiamate antenne, in giro per il mondo. Abbiamo iniziato con Barcellona perché c'è una mamma che ci conosceva, con cui siamo ritornate in contatto e che è espatriata a Barcellona e che quindi farà la referente di Ama a Barcellona, ma abbiamo intenzione di mettere le bandierine su tante altre città europee e del mondo. Bellissimo, bellissimo anche perché mi viene da pensare per una mamma espatriata che magari sta cercando di ricostruirsi un'identità professionale nel nuovo posto e non riesce a continuare la sua professione originaria, potrebbe essere un canale lavorativo interessante. La cosa bella di questo progetto tutto femminile è che non solo insomma aiutiamo le famiglie che arrivano, quindi le mamme, perché parliamo di mamme? Perché tendenzialmente adesso la società è ancora quella in cui generalmente è il marito a trovare lavoro all'estero e la moglie lo segue.
Quindi non solo è un aiuto per loro, ma effettivamente è un'opportunità di lavoro per queste mamme che sono espatriate, che magari hanno dovuto lasciare un lavoro in Italia, che si devono occupare della famiglia perché comunque non ci sono aiuti all'estero, non ci sono i nonni, non è più tutto più faticoso, ma che hanno voglia di rimettersi in gioco. Quindi questa possibilità di lavorare, di collaborare con noi, di essere una mamma antenna è sicuramente anche un'opportunità lavorativa flessibile, perché ti consente di gestire il tuo tempo, di gestire clienti in un modo che sia conciliabile poi con la cura della tua famiglia e con la tua vita da espatriato. E effettivamente questa cosa qui è anche molto bella, di Certo, dare una certo. chance lavorativa. Certo, certo, è anche un modo per conoscere sempre meglio la realtà in cui uno si trova, perché con la motivazione di poter aiutare altri magari si sente più spinte a esplorare, a raccogliere le informazioni in maniera organica, quindi è molto molto interessante. Diciamo che bisogna avere di base una propensione anche a essere, ad amare l'organizzazione, organizzare le cose, quindi avere una propensione alla curiosità, quindi già aver conosciuto bene la città, perché poi il valore aggiunto che noi diamo è quello che la mamma antenna sia una profonda conoscitrice della città, quindi non ci si può improvvisare, è un lavoro. Certo, Bisogna farlo in maniera professionale, per cui la persona deve essere già lì da un po' di tempo perché deve conoscerla veramente certo. e deve appunto aver voglia di buttarsi anche in un discorso proprio di relazioni, perché poi deve mettere anche a disposizione delle persone il proprio réseau di relazioni, di network che fa sì che diamo un valore aggiunto. Certo, certo, certo. No, no, chiaramente mi trovi al 100% d'accordo perché come sai anch'io con Expat Click e tutti i miei altri progetti mi sono sempre basata, credo molto nel potere della rete e mi sono sempre basata appunto sulle relazioni in rete. Bene, io ti ringrazio. Allora, intanto sicuramente metterò il link al vostro sito, al sito di Yama nel video. Sul sito immagino si trovano sicuramente tutti i servizi che offrite, i punti in cui siete, anche i contatti nel caso qualcuno fosse interessato sia ad usare i vostri servizi perché o è appena arrivato in un nuovo luogo, oppure per offrirsi proprio come mamma antenna. Mi piacerebbe Mhm. moltissimo adesso iniziare a trovare delle mamme antenne in altre città, quindi mi affido anche a questo video effettivamente per appellarmi alle mamme che hanno voglia di iscriverci, perché siamo alla ricerca in questo momento. Benissimo, benissimo. Quindi il sito vuoi dircelo comunque? Sito www.ama-agenzia.com. Perfetto, perfetto. Tra l'altro è bellissimo, è molto gradevole da visitare, è user friendly, una bellissima grafica, quindi Grazie ehm, francese, abbiamo lasciato il tocco French che fa sempre molto, è molto carino. certo, del resto è un progetto nato sotto la Tour Eiffel. Va Assolutamente. bene Alessandra, allora grazie mille, grazie a voi per essere state con noi e vi invito di cuore a andare a visitare il bel progetto di Alessandra e a partecipare, come preferite. Auguroni Alessandra, Grazie grazie. Claudia, anche a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao.